4 passaggi fondamentali per risolvere il problema della lavatrice che non carica. Quindi la prima cosa da fare è quella di verificare che il rubinetto dell'acqua sia aperto. Per aprire il rubinetto basta semplicemente fare così, quindi il rubinetto deve seguire il tubo. Se invece il rubinetto non segue il tubo ma va dall'altra parte, l'acqua è chiusa. Quindi in questo caso la apriamo così. Quindi una volta verificato che il rubinetto dell'acqua è aperto ma la lavatrice ancora non carica, la prima cosa da controllare è appunto che arrivi l'acqua dal rubinetto. Per comodità andiamo a smontare direttamente il tubo dalla lavatrice, quindi afferrate la ghiera con una pinza in questo modo e girate in senso antiorario così. E dopodiché procedete a mano. A questo punto puntiamo il tubo di carico in un secchio, in un bidet, in un lavandino e apriamo il rubinetto per verificare se arriva l'acqua. Ok, vedete? Questa è la pressione giusta dell'acqua che deve arrivare dal tubo e dal rubinetto. Se invece dal tubo non dovesse arrivare l'acqua, allora è molto probabile che ci sia un problema dal rubinetto. Quindi in questo caso richiudiamo il rubinetto, premiamo questo tastino nel caso avete un tubo acqua lock come questo qui e svitiamo in questo modo, tenendo premuto. Una volta sbloccato, continuiamo a mano. Fatto questo, possiamo verificare che all'interno del tubo non ci siano delle impurità sul filtrino da non permettere il passaggio dell'acqua. Adesso verifichiamo che ci sia la giusta pressione. Ok, direi che la pressione è quella giusta. Nel caso non dovesse arrivare l'acqua, non dovesse arrivare poca, allora in quel caso lì il problema è del rubinetto, quindi in questo caso dovete chiamare un idraulico, dovete sostituirlo voi se ne siete in grado. Allora, su alcuni modelli di rubinetti, tipo questo qui, si può togliere il tappino qui, questo qua, e qui c'è una vite. Può capitare a volte che si spana il rubinetto, perché questo qui è in plastica, in lega, quindi in sostanza succede che questo qui a volte gira a vuoto. Quindi potete fare una prova svitando una vite che c'è qui sopra e una vite a croce. Poi a questo punto sfilate la maniglietta e potete provare ad aprire il rubinetto con una pinza, perché se questa è bloccata, l'unica possibilità è di forzarlo con una pinza girando in senso antiorario. Se neanche così riuscite a sbloccarlo, comunque gira, però l'acqua non vi arriva, e allora lì a quel punto dovete cambiare per forza il rubinetto. Bene, arrivati a questo punto possiamo fare un ulteriore controllo soffiando qui dentro per vedere se esce aria. Un'ultima cosa da fare prima di smontare mezza macchina è quella di verificare il filtrino di carico posto proprio all'interno dell'elettrovalvola. Subito ad occhio si vede se sono intasati, se ci sono delle impurità. Proseguiamo svitando queste viti. Una volta svitate, vedete, basta tirare, semplicissimo, e lo togliamo. Che arrivati a questo punto non dobbiamo fare altro che controllare appunto l'elettrovalvola, anzi le elettrovalvole, perché in questo caso ne monta due, in alcuni modelli ne potrebbe montare anche tre, e nelle lave asciuga ne monta sicuramente tre, dove quella centrale è quella dedicata all'asciugatura che carica veramente pochissima acqua, quindi se sentite un filino d'acqua passare durante la fase di asciugatura, quella è l'elettrovalvola proprio dedicata all'asciugatura e funziona proprio così, non è ostruita, c'è proprio un riduttore di pressione all'interno perché deve caricare veramente pochissima acqua. Comunque, detto questo, facciamo un primo controllo sulle elettrovalvole verificando la continuità. Quindi stacchiamo l'alimentazione, in questo caso qui bisogna sollevare un fermo e sfilare il connettore. Su questi modelli in realtà si può fare anche così.
Quindi verifichiamo che il tester funzioni, facendo una prova, vedete, mi dà un segnale, e verifichiamo che l'elettrovalvola sia in continuità. Quindi facciamo così e comunque vedete ci dà un segnale. Verifichiamo anche l'altra elettrovalvola e come vedete il tester mi restituisce un segnale, quindi c'è continuità. Nel caso non dovesse esserci continuità in una delle due elettrovalvole, va sostituito tutto il gruppo insieme. Se vi interessa sapere quanto può costare un'elettrovalvola di questo tipo o di altri modelli, vi lascio il link qui in basso nella descrizione del video, ci cliccate sopra, visualizzate i prezzi e poi scegliete se comprarle o meno. Quindi adesso vediamo insieme come sostituire l'elettrovalvola. Allora, con una pinza spostiamo queste fascette in questo modo. Ah, questo qui è un po' più largo di questo, sono fatti in modo da non doverli confondere. Ok? Poi stacchiamo i morsetti. Qui abbiamo un altro connettore, anche questo qui lo stacchiamo nello stesso modo. A questo punto dobbiamo girare, tirando un pochino, facendo oscillare un po' così, dobbiamo girare l'elettrovalvola e l'abbiamo staccata. Ok, a questo punto vi faccio vedere anche come si rimette, in sostanza la puntiamo così e giriamo. Reinseriamo i tubetti. E rimettiamo le fascette. Qui per aiutarvi, mentre spingete con la pinza da questa parte, anche col dito sotto, spostate la fascetta, vedete, così è più semplice. E riapplichiamo tutti i morsetti. Quindi questo qui, questo. Una volta eseguiti questi controlli, se anche così la lavatrice non dovesse funzionare, quindi è tutto a posto, funziona tutto, le elettrovalvole funzionano, il tubo di carica ok, il rubinetto è a posto, allora in quel caso lì significa che c'è un problema nella vaschetta di carico, nel convogliatore, ed è molto probabile che sia ostruito dal calcare. Quindi se volete sostituire il convogliatore, procedete in questo modo. Scollegate tutti e tre i tubetti. Con una chiave dell'8 svitate questa vite e quest'altra. Svitate anche questa vite. Adesso svitate queste viti. Adesso afferrate il convogliatore, fate leva qui ed estraete il convogliatore. Il prossimo passo è quello di dividere la parte superiore, quindi il convogliatore, dalla parte inferiore. Questo facendo leva su tutti questi ganci. Quindi inseriamo un cacciavite a taglio qui dentro e facciamo leva. Adesso ripetete l'operazione su tutti i ganci.
E questa è la parte che andrà sostituita. Adesso recuperate l'ugello. Questo potete provare a pulirlo, ma vi consiglio di sostituirlo. Quindi a questo punto rimontate l'ugello nuovo e montate su anche il convogliatore nuovo, che è a incastro. E rimontate il tutto. Ti sono stato utile? Fammelo sapere scrivendo un commento qui sotto. Grazie, ciao ciao!